Longines e l'aviazione sono così uniti che potrebbero essere due sinonimi. Oggi andiamo a scoprire una delle novità più importanti dell'anno, che è il nuovo Pilot Magitech. Proprio intorno a questo periodo l'anno scorso intervistavamo il loro CEO Matthias Brescian per parlare di tutta l'incredibile storia che Longines ha accumulato in più di 190 anni di attività. Mentre con Giuseppe Miccio parlavamo di come il gusto europeo si stesse diffondendo nuovamente in tutto il settore dell'orologeria e poi in tutto il mondo. Per comprenderlo dobbiamo fare un passo indietro di quasi 90 anni. Era infatti il 1 aprile del 1935 quando all'Ufficio Internazionale della Proprietà Industriale di Berna venne registrato questo design caratteristico. Ma aspettate a capire perché dico caratteristico, perché l'estetica non è ciò che lo rende speciale. O meglio, non si ferma solamente all'estetica, perché abbiamo un orologio da aviatore che ha delle caratteristiche particolari. Questi orologi hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'uomo, perché venivano usati come strumenti di navigazione e di calcolo. Era come avere un computer al polso. Negli anni 30 la dimensione di questi orologi era già considerata oversize, perché avevano casse di circa 40 mm per permettere agli aviatori di avere una leggibilità perfetta. Le casse degli orologi tradizionali invece potevano avere dimensioni che potevano variare dai 30 ai 34 mm. Come sempre noi italiani abbiamo voluto metterci la firma. Infatti il Magitech i collezionisti l'hanno soprannominato tartarugone, o Big Turtle in inglese. Questo non è difficile da capire perché le forme della cassa ricordano appunto una tartaruga abbastanza grande. Queste caratteristiche di dimensioni maggiorate e di leggibilità sono rimaste poi fedeli a tutti gli orologi Pilot moderni, compreso il nuovo Longines Pilot Magitech. Ma non pensate che sia un orologio semplice con ore, minuti e secondi, perché nel Magitech si nasconde una caratteristica che lo rende particolare, che è il cosiddetto Starting Time Indicator. In corrispondenza del REO troviamo un indice sospeso, in questo caso a ore 12, che può essere azionato grazie alla lunetta zigrinata. I piloti in questo caso lo utilizzavano appunto come Starting Time Indicator. Questo indicatore dunque serviva a calcolare il tempo trascorso. Se ad esempio volevo calcolare la durata di un volo, portavo l'indicatore all'ora esatta del decollo e in corrispondenza dell'atterraggio guardavo quanto era durato. Diciamo che aveva la stessa funzionalità di un cronografo, ma molto più agile e meno dispendiosa per l'energia del meccanismo. Questa funzionalità era ovviamente presente nel modello del 1935, ma in modo diverso. Infatti il vetro era collegato allo Starting Time Indicator così come la lunetta. In questo caso Longines ha cambiato la modalità di attivazione di questo Starting Time Indicator collegandolo solamente alla ghiera e mettendo un vetro fisso in zaffiro. Tornando a parlare di tartarugone, quindi di dimensioni, Longines ha scelto una cassa da 43 mm in acciaio, su cui leggiamo sul lato sinistro la scritta 1935, l'anno di creazione del Magitech. Rispetto al primo modello abbiamo una novità, che sono le spallette proteggicorona. In questo caso sono state introdotte per evitare qualsiasi apertura accidentale della corona. Sul quadrante abbiamo dei bei numeri arabi rivestiti in Super Luminova Old Radium, che danno questo stile vintage un po' invecchiato, e sono contornati da un chemin de fer, che è questa traccia sulla circonferenza del quadrante. Sotto il quadrante abbiamo il calibro L893.6, antimagnetico con spirale in silicio, certificato COSC e con ben 72 ore di riserva di carica. Diciamo che qualsiasi volo sarà coperto con l'energia dell'orologio. Per il cinturino avremo un'opzione in pelle che è montata qui sull'orologio e poi la mia preferita che è l'opzione NATO, che ora montiamo sull'orologio un po' come facevano negli anni 30 gli aviatori. Sebbene sia un appassionato di vintage, secondo me qui l'allievo supera il maestro. È difficile trovare un orologio di ispirazione vintage, quindi una riedizione, che sia meglio dell'originale. Ma secondo me in questo caso con il nuovo Pilot Magitech Longines ha fatto centro. Beh ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e quale modello preferite. Ci vediamo al prossimo video.